Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere nell'amore cosa sta accadendo. Facciamo una lettura un po' più diversa dal solito, perché andiamo proprio a vedere la verità delle cose, no? Cosa sta succedendo fuori, sì, ma andiamo a vedere anche cosa stai proiettando tu, quali energie stai emanando, che poi si riflettono nella tua storia d'amore. Quindi, sia che tu sia impegnata, abbia nel cuore qualcuno, non importa. Questa lettura andremo a vedere insieme qual è l'aspetto più controverso nella tua energia d'amore, così da portarlo alla luce e trasmutarlo. Quindi che tu sia singolo, in coppia, innamorata o innamorato, questo ti aiuterà a capire cosa stai manifestando e come puoi trasformarlo per permettere all'amore vero di entrare nella tua vita. Ok? Allora, andiamo a vedere. Metteremo 5 carte e andiamo a trasmutare. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, amore. Amore. Cosa stai proiettando tu? Cosa stai per manifestare? Cosa stai manifestando? Quali energie stai emanando che si riflettono nella tua storia? Qual è l'aspetto più controverso nell'energia d'amore? Portiamolo alla luce, trasmutiamolo e cosa ne deriva? Amore, Ariete. Allora, andiamo a vedere. Prima domanda, qual è l'ombra che stai proiettando nella tua relazione o nelle tue relazioni? Quale parte di te che forse non vuoi vedere ma che condiziona i tuoi rapporti? Paure, bisogni, aspettative, controlli, tutto ciò che fa da specchio, no? Quindi questa è la prima carta. Poi vediamo cosa desideri davvero, sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, perché a volte no, ciò che dichiariamo di volere non è sempre ciò che la nostra anima vuole, non sono sempre la stessa cosa, no? Quindi andiamo a vedere cosa desideri davvero sotto sotto. Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento per realizzarti? Cosa puoi fare tu concretamente adesso per creare l'amore autentico, un amore autentico? E poi andiamo a vedere come cambiano le tue relazioni, la tua relazione quando integri questa verità. E questa carta ce la mettiamo qua. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Ah, questa carta non si vede, comunque sta qua, ragazzi. Ok, vabbè. Allora, andiamo a vedere. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere e cosa stai manifestando? Ariete, andiamo a vedere qual è l'ombra. È il 9 di coppe, il 9 di coppe. Guarda, ti dico, nelle tue relazioni, paradossalmente, è il desiderio di compiacimento, l'ombra, l'autosoddisfazione, cioè il 9 di coppe qua è la carta del ho tutto ciò che voglio, però nel suo lato in ombra diventa quasi un piacere narcisistico, cioè un crogiolarsi nei propri sogni, nei bisogni emotivi, rischiando a volte di mettere sempre se stessi al centro, no? È come se mi dicesse questa carta, forse chiedi all'altro di nutrire continuamente la tua coppa, senza accorgerti di quanto tu stessa o tu stesso potresti farlo autonomamente, no? Chiedere agli altri. Quindi questo cosa comporta? Che se hai già una persona accanto a te, questo può manifestarsi come un bisogno costante di conferme, no? Di attenzioni, di sentirti speciale,
Se non c'è ancora nessuno, può essere che tu sia così intenta o intento a immaginare la relazione perfetta da restare spesso intrappolata, intrappolato in un sogno che non lascia spazio alla realtà viva, no? Alla realtà viva che è pulsante, imperfetta, la bellezza della vita è imperfetta, no? Wabi sabi, come si dice nella via giapponese. Questa è l'ombra che spesso non vogliamo vedere in questa posizione, ma che condiziona per i tuoi rapporti, no? Quindi noi ci serve proprio andare a vedere l'ombra, metterla in luce, come si dice nello yoga sciamanico, sciamanizzare, realizzare. Tutto ciò che metti in luce non è più in ombra e viene integrato il potenziale. Ok. Vediamo qual è, cosa desideri davvero sotto sotto, cioè qual è la verità, cosa desideri davvero. E qua c'è la principessa di coppe che è il paggio di coppe. Guarda, nel fondo del tuo cuore, anche se non lo dici, c'è una bambina o un bambino interiore tenerissimo che sogna un amore semplice, innocente, quasi da fiaba. Il paggio di coppe qua vuole mandare proprio messaggi, scrivere lettere, ricevere sorprese, farsi corteggiare con poesia, no? Quindi desideri qualcuno che ti faccia sentire di nuovo piccola, piccolo, vulnerabile, eppure completamente accettata, accettato. Quindi che ti guardi come si guarda un cucciolo, con dolcezza infinita. Questo è il tuo desiderio nascosto. Cioè questo è ciò che sotto sotto magari non lo ammettiamo in questa posizione. A volte quello che diciamo di volere è diverso da quello che vuole l'anima. Qua l'anima ti sta dicendo che tu vuoi questo sotto sotto sotto, ok? E questa consapevolezza ci permette di allargare i nostri orizzonti. Ok, andiamo a vedere qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento. È il giudizio. La tua anima ora è in un passaggio, cioè sta rinascendo dalle ceneri, imparando a liberarsi da vecchi copioni. Il giudizio qua ti dice che è tempo di perdonare, di lasciare andare ciò che è morto, non funziona, di accogliere il canto della tua vocazione amorosa più alta. E cosa significa questo nelle relazioni? Nelle relazioni questo significa smettere di confrontare il presente con quello che è stato nel passato. Smettere di punire te stessa o te stesso o l'altro per colpe passate. Cioè risorgere e dire ora amo da qui, da chi sono oggi. Questa è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento. Molto forte e bellissima, eh? Sì, prendere coscienza e consapevolezza di quello che è stato nel passato, sia che tu abbia una persona, sia che stai, quello che stai attirando, no? Ripartire da io amo così come sono oggi, ok? Vediamo qual è, quindi a questo punto, cosa puoi fare concretamente adesso per creare l'amore autentico. Ripeto, sia che tu abbia già una persona nel cuore, sia che tu ci stia già insieme o che non ci sia nessuno. Andiamo, perché noi lavoriamo anche sull'invisibile, no? Che è la base di partenza delle manifestazioni. Qual è il consiglio pratico? Beh, chiaro, la regina di coppe, bello, guarda quante coppe, bello, bello, un solo arcano maggiore. È una svolta per te questa, eh? Allora, la regina di coppe qua si dice proprio apriti alla compassione. La regina di coppe ti chiede di sviluppare una gentilezza empatica, di metterti davvero nei panni dell'altro, non solo di ricevere amore, ma anche di saperlo donare in modo nutriente, accogliente, senza secondi fini, per la gioia di dare. Quindi, se già esiste una relazione, questo significa ascoltare profondamente, dare spazio alle emozioni dell'altro. Se sei solo o sola, significa imparare a stare con te stesso o te stesso in modo amorevole, diventando tu la regina che cura o il re che cura il tuo cuore. È molto bella questa stesa, molto poetica, è proprio una rinascita per te. Andiamo a vedere adesso come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità.
E beh, chiaro, 5 di bastoni. Come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità? Guarda, i tuoi rapporti diventeranno più vivaci e autentici, forse anche un po' combattivi, no? Da buon ariete. Però il 5 di bastoni porta un'energia frizzante, un gioco di confronto, un apprendimento reciproco attraverso piccoli attriti, no? Mia nonna diceva l'amore non è bello se non è litigarello. Quindi è questo, non temere, ti dice questa carta, non è lotta sterile questa, cioè è vita pulsante, è desiderio che si misura, è la danza del fuoco che crea passione vera, no? Non solo scenari da favola, ma proprio la vita concreta, la vita vera, la bellezza di quella vita vera, bellissimo, bellissimo. Sì, quindi i tarocchi in questo momento mi stanno raccontando una storia segreta, cioè sei stata o sei stato a lungo immerso nel tuo sogno d'amore, cercando qui di saziare una sete che sembrava infinita, un desiderio quasi esclusivo di sentirti speciale, amata o amato, riconosciuto come il centro del mondo. Ma sotto questa pelle c'è un piccolo cuore di bimbo, di bimba che vuole solo tenerezza. Un paggio che sogna poesie, sguardi incantati, no? Ora la tua anima ti chiama a rinascere. Lascia che la luce del giudizio sveglino in te il coraggio di chiudere per sempre le porte del passato, dei rancori. Sii la regina o il re del tuo regno interiore. Accarezza le tue ferite, ascolta davvero l'altro. Diventa l'acqua che disseta e non solo il calice che chiede di essere riempito. Allora l'amore arriverà come un gioco ardente, una sfida che ti farà crescere, conflitti leggeri, scintille che accendono la notte. È una danza dove finalmente due fiamme potranno brillare insieme senza consumarsi. Bello, bello, bellissimo ragazze e miei ragazzi, bellissimo, bellissimo. Vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dice l'amore in questo senso. Li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Cosa ti dice l'amore o la persona, no? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora, qua è una persona che chiede perdono, o è l'amore stesso a cui tu chiedi perdono per essere scappata dall'amore, è vero, che la condivisione con l'altro, il darsi, l'offrirsi, no? Senza rimanere magari in una gabbia dorata. E c'è qualcuno, se hai già qualcuno, che non si è mai sentito degno qua. E allora quello che il tuo cuore vuole è ricominciare da zero. Questo è il senso. E anche questa persona. Se invece non c'è nessuno, e questa carta è come se ti dicesse: ho avuto paura di condividermi con l'altro, no? Ma adesso chiedo perdono a me stessa o a me stesso, perché la cosa più bella è darsi, l'offrirsi. E solo dandomi, offrendomi, avrò la manifestazione della persona che si dà e si offre a me. Bello, molto poetico, bellissimo. Cos'altro? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi.
Questo può essere qualcuno che ti parla e ti dice queste parole molto profonde. Magari ti ha detto che ti aveva dimenticata o dimenticato, non è così. Perché è una persona che è scappata qui. Queste sono tutte proiezioni che abbiamo fatto, no? Una persona che scappa, una persona che pensiamo ci abbia dimenticato, tutte proiezioni che fa il nostro cuore, affinché noi possiamo poi arrivare a questa verità. Magari non hai detto le cose come volevi dirlo, non sei riuscita a darti a empatizzare tanto con l'altro, no? E allora cosa fa la vita? Ti allontana dalla persona per empatizzare ancora meglio dentro di te e quindi con l'altro, quando torna o quando viene l'altra persona, anche la persona nuova. E qua, se invece non c'è nessuno, è come se molti di voi pensano che l'amore vi abbia dimenticato. No, non è così. L'amore è proprio lì, il tuo sposo celeste o sposa celeste, che stava chiedendo che tu potessi lasciarti andare finalmente alle tue emozioni, non solo chiedere di riempire la tua coppa, ma anche riempirla tu stessa a qualcun altro, no? Cos'altro? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Qua, se sei da sola, è come se l'amore ti ha spinto ad essere migliore, e quindi sei pronta a darti, perché hai capito che solo dandoti puoi ricevere la stessa misura. E quello che arriverà per te è un amore alla tua altezza in cui ci sarà, in cui vedrai che nelle lotte, nel fuoco che si accende, si trova una passione ardente in cui andrete a suggellare il vostro amore. Questo sta arrivando a te. E sono questioni relative al passato che ti tornano. Se è una persona già nel cuore è quella, altrimenti è una persona nuova, però sono questioni legate al passato, nel senso che dove tu inizierai proprio a viverti l'amore come senti, senza pensare alla perfezione che non esiste su questo piano di esistenza, ma vedere la perfezione anche nella scintilla, nella lotta, perché amerai quella scintilla, quel fuoco. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore, e allora tu dirai a un'altra persona che grazie all'amore sei migliorato, sei migliorato. Cosa vuol dire migliorato? Migliorato? Darsi alle proprie emozioni, darsi. Qua vediamo anche una persona che ti dice, con un ritorno probabilmente per alcune di voi, mi hai spinto ad essere migliore, ti amo. Magari hai avuto a che fare con una persona che ti ha specchiato un po' di egoismo, e di conseguenza tu hai imparato a darti amore. Mi hai spinto ad essere migliore, a non essere più egoista, no? E quindi è questo l'amore che stai manifestando e che stai proiettando all'esterno, ok? Bellissimo, molto poetico. Vediamo cosa ti dicono queste altre carte dell'amore. Ancora nell'amore per te, Ariete. Guarda, in questa stesa abbiamo un solo arcano maggiore che è il giudizio, no? Il giudizio qua mi parla stop alle dinamiche passate e amo, amo dal punto in cui sono adesso e risolvo dinamiche passate. Le dinamiche passate sono relative soprattutto al vedere qualcosa di idilliaco che non può esistere all'esterno. L'idilliaco è l'amore, il friccichio dell'amore, è quella fiamma che si accende, anche litigate, è quella la bellezza della perfezione nella vita terrena. Cos'altro? Qua ci sarà una fortissima, o c'è già una fortissima attrazione. Attrai fortissimamente forte come una rosa, no? La rosa ha anche le spine, bellissima, profumata, ma anche le spine. E quindi questo 5 di bastoni, quelle spine rendono la bellezza di quella rosa ancora più eccitante. È come sei tu. Ok. Cos'altro? Bambini, che ti ho detto qua, bambino. Tu vuoi qualcosa di tenero, cioè bellissimo, quello che il tuo cuore desidera è questo, anche se magari non l'hai palesato, no?
I bambini sono un nuovo inizio improntato su quello che ti ho detto, la necessità di essere proprio una bimba, un bimbo. Sono nuovi inizi i bambini quando compaiono nelle stese. Ci sarà un nuovo amore per te, o il rinnovo di una relazione completamente azzerato il passato. Un nuovo amore, una nuova persona risveglierà i tuoi sentimenti o l'ha già fatto. O può essere una stessa persona con la quale ti ho detto ci saranno nuove dinamiche in cui tu sceglierai non come fatto in passato, ma di darti completamente, includendo anche quelle dinamiche, quel friccichio che ti fa sentire viva o vivo. Questo stai attirando a te. Mettiamo un'altra carta. Caos e contrasto, potresti sentire un po' di caos, un po' di contrasto in questo momento. Alcuni di voi scelgono di chiudere delle situazioni che non sono più per voi. Queste situazioni possono essere concernenti una persona e aprirsi al nuovo amore, oppure delle situazioni con la stessa persona che non sono più per voi. Ok? È tempo di fare un sonnellino, mi stanno dicendo che nei sogni ti sarà rivelato un segreto. Nei sogni ti sarà rivelato un segreto. Qua vedo un incontro con qualcuno. Un aiuto. Il pensatore. Per alcuni di voi diciamo che allora qua si aprono altri scenari, mi stanno parlando di alcune situazioni in cui ci sono state delle altre persone coinvolte, tra cui bambini o situazioni con altre persone. Queste situazioni o le emozioni legate a queste situazioni non fanno più per voi. Molti di voi arriva un nuovo amore, questa persona qui, che ti farà pensare come comportarti. Lo faccio, dico, sono me stessa completamente, la verità del mio cuore, tu dirai di sì. Tu dirai di sì. Per altri di voi invece la stessa persona con la quale ci sono stati questi attriti, con la quale c'è un ripartire completamente, completamente da zero, perché c'è la carta del nuovo amore. Ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo amore che ti arriva come un gioco ardente, una sfida che ti fa crescere, potrete finalmente brillare insieme senza consumarvi più. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!